Ben ritrovati, buongiorno a tutti qui su Radio Rossonera, Mattino Milan del martedì, è martedì 28 marzo del 2023, siamo quasi agli sgoccioli della pausa nazionali, oggi è l'ultimo giorno con le ultime partite dei nostri nazionali impegnati in giro per Europa, poi da domani si pensa solo e soltanto al campionato, Champions League e la tripla sfida al Napoli. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Allora Henry, insomma, ci siamo riaddormentati con una certezza, in realtà è sempre stato così per il Milan. Nel Milan ci sono ovviamente tanti giocatori in rosa, c'è la possibilità di alcuni magari vederli, venderli, tenerli, eccetera, però insomma, per il Milan stesso ci sono sempre stati dei punti fermi. Uno assolutamente su tutti, è l'incedibilità di Mike Maignan. Per il Milan Mike è veramente incedibile, non c'è quasi cifra che tenga. Gli altri poi li diciamo chi sono gli altri due per altri motivi. Però ieri ha dimostrato ancora una volta di essere forse in questo momento sicuramente nella top 3 per me. Questo è quello che ha combinato ieri. Ha fatto 80 minuti quasi da spettatore o poco più, incitando praticamente i compagni da dietro con la voce o nient'altro. Poi a un certo punto, negli ultimi 10 minuti, la Francia si è abbassata, si è messa un po' paura del ritorno dell'Irlanda e ci ha messo tutto quello che sa fare: piedi, testa, mani, carattere, uscite sui calci da fermo, insomma, ci ha No, messo questa veramente tutto. parata qua è stata, io l'ho vista in diretta, è stata una roba folle. Cioè in diretta io appena l'ho visto ho detto: "Questa è la parata più bella che ha fatto". E forse anche la parata più bella che ho visto, perché ha avuto un riflesso, una capacità di salvare quella situazione, eccola qua. Ma il colpo di testa Sì, era e lo fa forte, perché quel giocatore che ha il 12 al limite dell'area Collins, piccola. Mh. vicino a credo sia Upamecano col 4, Collins colpisce a botta sicura di testa, ma la palla è praticamente destinata a finire sotto la traversa con una buonissima potenza e con un Maignan che anche tipo nei primissimi istanti dopo il colpo di testa è ancora fermo. Cioè è ancora fermo, non è che legge che la palla andrà lì. No, è puro riflesso, puro istinto, pura tecnica, non so neanche, puro talento. Io veramente dal vivo, cioè in diretta ho subito detto: "Questa è la parata più bella che ho visto", perché è stato proprio un intervento pazzesco, ma veramente pazzesco. Poi anche prima aveva mezzo salvato sull'autotocco di Koundé, insomma, ehm, è stato un grande Maignan, se vogliamo, in queste prime uscite della Francia con insomma del nuovo corso della Francia con Mbappé capitano, senza più Lloris, con lui in campo. È stato come dire, una gran bella doppia partita, perché nella prima para il rigore a Depay e nella seconda fa questa roba qui. 2 clean Mh. sheet, direi che Mike si sta prendendo la nazionale francese. Sì, sì, credo che si prenderà anche parecchie prime pagine in Francia dopo la prestazione di ieri. Un Mike Maignan che, come detto, è assolutamente incedibile per il Milan. È il punto fermo da cui ripartire, anzi sarebbe bello avere Mike, che so, per la terza stagione dalla partita 1 alla partita 38, come fanno praticamente il 90% dei portieri, Mh. che ne saltano 1, 2 all'anno forse. Sarebbe bello capire quanto può pesare un portiere del genere per avere tutto l'anno la sua qualità. Gli altri 2 sono presto detti. L'altro era il suo compagno di squadra, Teo, che per il Milan e per chi in questo momento fa il Milan è è praticamente incedibile. Lo è per Paolo, per Maldini, ma lo è per il Milan stesso, insomma. Ma in realtà credo anche per lui in questo momento si veda anche
un po' incedibile, cioè lo si vede abbastanza all'interno di tutto quanto. L'ultimo invece non si vende lui, è semplice, è Sandro Tonali, che insomma, è lui che si toglie dal mercato. Per il resto invece Henry, il mercato del Milan lo sappiamo, vira tutto su quelli che sono i rinnovi, vira su quello che possono essere le strategie per il prossimo futuro, magari potrebbe virare anche sui cambi di modulo che il Milan potrebbe ancora una volta mettere in atto e quindi reimpostare ancora una volta il mercato in base a ciò. Perché se fino a poco tempo fa abbiamo detto magari, che so, gli viene l'idea matta di continuare a 3, quindi devi prendere un difensore in più, un esterno in più, quindi devi prendere magari un centrocampista centrale in più. Se invece si torna a 4, come potrebbe essere molto molto probabile dalla partita contro il Napoli, si ritorna all'antico e si ritorna a vivere quelle che sono un po' le nostre certezze. Una difesa a 4 con Teo a sinistra, con Leao largo, con un centrocampista in più, che potrebbe essere Krunic, che invece di partire un po' più in alto da tre quarti mascherato, potrebbe addirittura partire in linea, quindi 4-3-3 classico, ma in buona sostanza si torna finalmente, aggiungo io, a qualcosa di un po' più normale, un po' più classico per questo Milan, che conosce molto bene come si fa. Quindi 2 centrocampisti, Tonali, Benasser, e un terzo, Krunic, che può dare una mano partendo dalla mezzala, centrandosi e andando poi nello spazio dietro la punta. Finalmente, direi. Sì, era anche ora. Forse si sarebbe dovuto far prima questa cosa. Come aveva detto Maldini, Eh? come aveva detto anche un po' Paolo Maldini prima di Tottenham-Milan. Chiudo Eh, parentesi. sì, cioè, nel senso, la difesa 3 era una parentesi, forse doveva essere una parentesi un pochino più breve, ecco, non doveva durare così tanto. Abbiamo forse anche pagato l'utilizzo di questa difesa 3 per così tanto, cioè nelle prime 2 o 3 partite ha pagato perché dovevi assolutamente coprirti, dovevi fare in modo di prendere meno gol possibili. Ha pagato, se vogliamo, in parte anche con l'Inter, perché hai preso un solo gol e ne prendevi 5, 4, 3, 6 a partita. Ha pagato in quelle dopo che hai vinto 1-0, però dopo la vittoria contro l'Atalanta, bella, rotonda, di entusiasmo, di voglia, di aggressività, di pressione, di ritmo e quant'altro, tu dovevi tornare, come dire, a fare il tuo, cosa che non hai fatto, e ti sei un po' incartato su questa difesa 3 che ti ha portato pochissimi gol fatti e neanche pochissimi gol subiti. Ecco, quindi credo che sia giusto tornare a fare ciò che sappiamo fare. Così, E, lasciamo perdere un po' le frecce che sono messe un po' random, mm, ma veramente random. Ehm, Si tornerebbe quindi a giocare a 4 con Teo, largo a sinistra. Nel caso si può anche accentrare, ma anche no, non è che per forza deve accentrarsi. Con Tonali e Benasser, con Krunic e mezzala e con Leao a sinistra. Perché al di là anche del fatto che giocava, va bene, con Lussemburgo, cioè, sicuramente non è che era proprio l'avversario migliore del mondo. Però tutto quello che ha fatto anche in nazionale nell'ultima partita l'ha fatto partendo da lì, molto largo, prendendosi la palla, puntando in uno contro uno, servendo un assist, prendendosi il rigore, facendo gol partendo largo e centrandosi. Cioè, ogni tanto ci cerchiamo di complicare la vita, ma in generale non dicono parlo anche del Milan, poi un po' gli allenatori, si vanno a mettere nei labirinti tattici che forse sono semplicemente delle vie di uscita senza vie di uscita, divieti d'accesso. Si mm. interdiscono cercandosi di pensare cose un po' troppo strane. Invece a volte basta mettere i giocatori nella loro posizione migliore, cercando di naturalizzarli un po' di più.
Quello che era la nostra speranza, no? Che si tornasse a sfruttare le potenzialità di Leao, ma dello stesso Tonali, di Krunic, insomma dei nostri giocatori un pochino più in difficoltà in questo momento. È ovvio che il primo deve essere lui, cioè il primo deve essere Leao, che è stato forse il più sacrificato di questo modulo, ecco, con la difesa 3, che era giusto fare, ripeto e sottoscrivo, perché ne avevi bisogno per non subire gol, però adesso bisogna tornare come dire, ad aggredirle le partite, ad ammazzarle, ad azzannarle, ecco. Quindi per questo motivo qua, tornare a una difesa 4 dove sono tutti un po' più a loro agio dietro, mettere un centrocampista in più che dia una mano a Bennacer e Tonali, che li abbiamo visti anche con l'Udinese, chi per un motivo, chi per un altro, fatica tremenda, allargare di più Leao, allargare di più l'esterno di destra e dare a Giroud comunque un supporto doppio di questo tipo, può essere la cosa giusta da fare. Vedremo come procederà il Milan per il prossimo futuro. Potrebbe quindi trovare qualche posto in più, qualche mezzala in più rispetto al passato, anche se così facendo, e chiudiamo Henry, nei 3 di centrocampo questi sono i 3 titolari. Poi abbiamo Pobega, Vranks, forse Salma Kerr, puoi adattare lì a mezzala. Bakayoko. Forse Salma Kerr lì a mezzala, però sono un po' finiti, onestamente. Cioè, per intenderci, va bene per giocare magari lo sprint finale, perché non sono tantissime partite, ma se vuoi farlo l'anno prossimo, visto che continua a filtrare questa voce che è vera, del fatto che al Milan piace a Vranks, potrebbe anche ragionare sul tenerlo, eccetera. Non so come abbiano fatto a vederlo, forse in allenamento, perché gli abbiamo fatto giocare 160 minuti in stagione, quindi l'abbiamo visto in allenamento. Forse bypassiamo le scelte tecniche e lo prendiamo a prescindere. È l'unica. Bisognerà capire chi allenerà il Milan la prossima stagione. Non lo so Prima di questo. fare qualsiasi tipo di ragionamento, secondo me, su moduli, su giocatori, io partirei sempre costantemente da quello. Poi dopo, se invece noi vogliamo fare al contrario, va bene, cioè se vogliamo prima prendere i giocatori e poi darli in mano all'allenatore, chiunque esso sia, ok. Guarda, io l'unica cosa che vi chiedo per favore, non beviamoci anche la cosa di è stato tutto studiato perché il rinnovo era già nell'aria, eccetera. Gli abbiamo fatto fare un anno di apprendistato senza farlo giocare, per farlo imparare, per addestrarlo, no, non ci beviamo anche questa perché non si può sentire. Non esiste al mondo che un giocatore faccia 160 minuti perché sta imparando da capitano tra l'altro della sua nazionale under 21, neanche l'ultimo dei disperati. Onestamente non beviamoci anche questo. Non sta giocando perché per scelta tecnica non sta giocando. Fine. Poi giusto o sbagliato, altra questione. Però non beviamoci il fatto che è venuto qua a fare un anno di apprendistato per imparare e non gioca per imparare. Questa non ce la beviamo, per No, no, favore. ma non ce la siamo bevuti con Ciao, non ce la beviamo neanche con lui, Per credo. favore. Penso che sia ben chiaro che siano delle scelte tecniche, ma confermate dallo stesso Pioli, confermate da lui, perché Sì, se ti viene a sì, 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 devi dire vedere meglio Vranks è altri. stato poco furbo, è stato meno furbo di Dybala, No, ma lo dice anche a volte, che vede semplicemente dei compagni migliori di lui. ecco, Ma è giusto, quindi È scelta tecnica. quindi non cioè, è così. Poi ripeto, che il Milan lo voglia riscattare, a me questa cosa fa un po' pensare. Vabbè, Ecco. Henry. Avremo tempo per pensarci, Sì, caro ci Henry. penseremo col tempo, ma mi fa un po' riflettere. Ok. Carissimo, siamo arrivati in chiusura. Noi ci diamo appuntamento per Chiamina tra pochi minuti. Ci diamo appuntamento per il classico
pomeriggio, ovvero Lunch e Talk 13 e 16, e poi ci troviamo tutti insieme stasera come al solito alle 19 con Filo Rossonero. Ciao Henry. Ciao, mi raccomando, lasciate like, scriveteci sotto nei commenti la vostra su Maignan e la sua parata, su il ritorno alla difesa 4 con, si spera, addirittura pure 3 centrocampisti, e su Astel Vranks. Grazie a tutti, ci ritroviamo tra poco.